L'alba in Emilia è fatta di silenzi, profumi e gesti antichi. C'è un luogo dove il tempo sembra scorrere più lentamente, dove il lavoro dell'uomo e la generosità della natura si incontrano ogni giorno. È qui, tra Parma, Reggio Emilia e Modena, che da quasi 1000 anni nasce uno dei tesori più preziosi d'Italia, il Parmigiano Reggiano. Ma questo non è solo un formaggio. È una storia d'amore, una storia di pazienza, di saper fare, di rispetto per la terra e per il tempo. Tutto comincia quasi 1000 anni fa. Siamo nel cuore del Medioevo. Nei monasteri benedettini e cistercensi, immersi tra fiumi e campi, i monaci cercano un modo per conservare il latte più a lungo. Non hanno frigoriferi, né tecnologia, solo ingegno, pazienza e fede. Così, giorno dopo giorno, sperimentano. Scaldano il latte in grandi caldaie di rame, aggiungono il caglio naturale, separano la cagliata dal siero. Nasce un formaggio che può durare mesi, persino anni. Duro, profumato, ricco. È il primo formaggio di Parma, quello che più tardi sarà chiamato Parmigiano Reggiano. Le prime tracce scritte risalgono al 1200, quando nei documenti notarili si parla di Caseus Parmensis. Perfino Dante Alighieri, nel Purgatorio, cita un gran calderaio di Parmigiano. Era già famoso allora, era già simbolo di eccellenza. Con il Rinascimento, l'Italia fiorisce. Le città risplendono di arte, musica e conoscenza. A Firenze, Michelangelo scolpisce la perfezione nel marmo. A Venezia, Tiziano dipinge la luce. A Parma, a Modena, a Reggio Emilia, nasce un capolavoro diverso, non di pennello, ma di latte e pazienza. È il tempo delle grandi corti italiane, dei Farnese, degli Este, dei Gonzaga, dove ogni banchetto è uno spettacolo e ogni piatto racconta potere e raffinatezza. Nelle loro cucine si cercano sapori nuovi, ma anche simboli d'identità. Il parmigiano, con la sua ricchezza e la sua purezza, diventa presto un segno di distinzione. È un dono prezioso, riservato ai nobili, agli ambasciatori, ai prelati. Viene offerto come gesto di rispetto, come prova di amicizia, come moneta di gratitudine. Le sue forme, dorate e perfette, viaggiano lungo il fiume Po, caricate su barche di legno che scivolano lente verso Venezia. Da lì proseguono verso Genova, verso il mare, e poi in Francia, in Spagna, nei porti del nord Europa. Ogni volta che una forma viene aperta, il suo profumo riempie l'aria di una dolcezza antica, note di fieno, di burro, di erbe secche. I cuochi delle corti lo grattugiano su paste fatte a mano, lo mescolano a spezie e brodi, lo fondono in zuppe leggere che portano il sapore dell'Emilia sulle tavole più eleganti d'Europa. Chi lo assaggia ne resta incantato. Il gusto è intenso, ma armonioso, deciso, ma mai invadente. Così, lentamente, il parmigiano varca i confini dell'Italia e diventa leggenda. Gli stranieri lo chiamano Parmesan, segno che già allora il suo nome echeggia nelle lingue di chi lo scopre. Ma per chi lo crea, per chi lo custodisce nelle campagne emiliane, resta semplicemente lui. Il Parmigiano Reggiano, il re dei formaggi. Un sovrano silenzioso, nato non per decreto, ma per merito. Coronato non d'oro, ma dal tempo. Passano i secoli, cambiano i regni, le mode, le guerre. Ma nelle campagne emiliane i casari continuano a fare il parmigiano come sempre. Ogni mattina il latte appena munto arriva al caseificio. 2 mungiture, una serale e una mattutina, unite nello stesso recipiente. Il latte viene lasciato riposare, poi scaldato dolcemente. Niente additivi, niente conservanti, solo latte, caglio e sale. E soprattutto il tempo.
Dopo poche ore, il formaggio prende forma, una massa gialla, pesante, profumata. Viene avvolta in una tela, immersa in salamoia, poi portata in un luogo magico, la stagionatura. Qui, tra silenzio e penombra, il tempo fa la sua parte. Ogni forma resta ferma per mesi, a volte per anni, e si trasforma lentamente in ciò che conosciamo. Il profumo si fa più complesso, la pasta più granulosa, il sapore più profondo. È una trasformazione viva, naturale, che nessuna macchina può accelerare. Nel 1934, mentre l'Italia si prepara a tempi difficili, i produttori del parmigiano decidono di unirsi. Nasce il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, un patto tra uomini e territori. Vogliono proteggere ciò che hanno costruito nei secoli, stabilire regole chiare, difendere la qualità, tutelare il nome. Da allora, ogni forma viene marchiata a fuoco con il simbolo del consorzio, segno di autenticità e orgoglio. Nel 1955 arriva la denominazione d'origine e nel 1996 l'Europa riconosce ufficialmente la DOP. Solo il formaggio prodotto in 5 province, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, a sinistra del Reno, e Mantova, a destra del Po, può portare quel nome. Tutto il resto è solo imitazione. Oggi, in Emilia, la giornata dei casari comincia ancora prima dell'alba. Le mani, i gesti, i profumi sono gli stessi di secoli fa. Ogni anno, più di 4 milioni di forme nascono da questo rituale quotidiano. Ognuna racchiude il lavoro di centinaia di persone, di migliaia di mucche, di ettari di campi. È una catena di vita che unisce passato e futuro. Il parmigiano reggiano è conosciuto in tutto il mondo, da New York a Tokyo, da Londra a Buenos Aires. Ma la sua anima resta qui, tra le colline emiliane e la pianura del Po. Perfino le banche lo custodiscono come un tesoro. Il Credito Emiliano, a Reggio Emilia, accoglie migliaia di forme nei suoi caveau, usate come garanzia per i prestiti ai produttori. Perché una forma di parmigiano vale più dell'oro. È sicurezza, cultura, fiducia. Ciò che rende unico il parmigiano non è solo il sapore. È il tempo. È la pazienza. È l'amore per la perfezione. In un mondo che corre veloce, questo formaggio ci insegna a rallentare. A ricordare che le cose più buone, quelle vere, richiedono tempo. Ogni forma di parmigiano è il risultato di un anno di lavoro, di silenzio, di attesa. Quando finalmente viene aperta, il profumo che sprigiona è come un abbraccio antico, racconta di latte, di fieno, di mani che non hanno mai smesso di credere nella tradizione. È un suono, uno scricchiolio perfetto, che segna la fine del tempo d'attesa e l'inizio del piacere. In conclusione, il parmigiano reggiano non si inventa. Si alleva, come dicono da queste parti. È il frutto di un equilibrio delicato tra uomo e natura, tra memoria e innovazione. È un racconto d'Italia che profuma di fieno, di latte e di pazienza. Un racconto che continua ogni giorno, in ogni caseificio, in ogni forma che riposa in silenzio aspettando di diventare perfetta. Perché il parmigiano reggiano non è solo un formaggio. È un'emozione che attraversa i secoli. È la prova che la bellezza, quando nasce dal rispetto, non ha mai bisogno di cambiare.